Come previsto anche qui separati. A me non piace, non funziona. Un genio. Sono pezzi crollati. Al momento si stanno facendo tutti il pastore che ballava in un rave. Altro che amore eterno. Non so se è vera sta cosa, ma cazzati neri. Se me la devo andare dimmelo. Io ho fatto, sono uscita dall'edificio, mi trovo davanti alla dogana e Mauri arriva. Questa invece è la barriera georgiana dove dobbiamo entrare. Se ci mettiamo in coda magari c'è qualcuno che di solito ti dice cosa fare e aspettiamo. Come previsto anche qui separati in questa dogana, infatti lui è lì. Allora, io ho fatto, la parte del passeggero è sempre la più facile, c'è soltanto da far timbrare il passaporto e la maggior parte delle volte non ti chiedono nemmeno nulla. Invece Mauri l'ho visto gesticolare allo sportello, ora non so, ho visto molte macchine ferme per il controllo, nel senso che le fanno proprio aprire e tirar fuori quello che hanno dentro. E in più avevamo anche il dubbio di aver preso una multa, quindi probabilmente una di queste due cose l'ha fatto agitare, non lo so, perché l'ho visto gesticolare molto, poi magari... non so, ho interpretato io male, però vediamo, adesso vediamo quando esce. Tutto ok? Tutto ok, welcome Giorgia. Si è messa a parlare di calcio. Mi ha detto, ma ieri sera che culo avete avuto? Io faccio sì. Ti ho visto gesticolare e pensavo che era tutt'altro discorso. No, si parlava di calcio. Ah, ok. La dogana più veloce della storia, in 20 minuti siamo in Georgia. Non possiamo dire la presa perché l'abbiamo già presa. Abbiamo già detto, dai, oggi inizia un nuovo capitolo. E adesso è quasi mezzogiorno e 12 minuti. Cominciamo ad andare a cercare un posto dove parcheggiare. Adesso dobbiamo provare una schedina che ci ha regalato un signore che abbiamo incontrato nel campeggio, che arrivava dalla Georgia, mi ha detto prova, è limitato, dovresti avere ancora un paio di settimane, vediamo. Poi dobbiamo cambiare i soldi, poi dobbiamo spiegarvi dove staremo, ma non lo sappiamo neanche noi, quindi adesso andiamo. Anzi, dalla piazzola abbandonata e dall'albero di noci è tutto. Stavo cercando della musica di viaggio, non so se metti gli AC/DC, Metallica o mettere il pop italiano. Mi sa che sceglierò gli AC/DC. Metti qualcosa di rilassante. Ecco, questa qua è rilassantissima, senti? Solo 2 secondi all'inizio. Siamo arrivati a Tbilisi. C'è un parcheggio famoso, ci sono molti overlander, però sinceramente a me non piace. È sporco, pieno di cacate di cane e molti camper abbandonati anche un po' mezzo rotti, cioè mi sembra una discarica. E quindi abbiamo trovato un altro parcheggio che è da vedere, si paga qualcosa tipo 3 euro al giorno, però andremo a vedere un po' più tardi. Adesso, siccome avevamo individuato 5 pizzerie, diciamo andiamo a vederla più lontana. Sa mai che magari si può parcheggiare solo per il parcheggio, e poi magari, non so, stasera a Marina si mangerà un'insalatina. Certo. Quindi volevo solo, diciamo, aggiornare. Oggi è stata una giornata di corsa, ci siamo docciati, almeno qua che hai visto che è tranquillo, e adesso andiamo a vedere questo parcheggio. Col cerchiolino, questa qua. Ok, credit card? Prova.
Speriamo che ci sia in inglese. Non è in inglese. Dopo un'ora a provare a fare le registrazioni sulle varie app per poter parcheggiare, perché qua, come in tanti altri posti, c'è un'app dove ti registri, carichi dei soldini e gli dici dove sei parcheggiato e lui in automatico te li scarica in base alle ore che stai parcheggiato. Normale, sì, ma sei nel tuo paese, conosci il tuo numero di telefono. Noi non conosciamo il nostro numero di telefono perché la schedina ci è stata regalata e non ci ha detto il numero. Quindi prima di tutto scopri il numero di telefono, per scoprire il numero di telefono ferma una persona, gli devi chiamarti. Noi non possiamo chiamare perché è solo un contratto internet. Allora lui chiama un suo amico, insomma poi alla fine è riuscita Marina a farsi mandare il numero di telefono, torna indietro col numero di telefono. Io nel frattempo scarico l'app perché ho chiesto alla signora come faccio a pagare qua, ma ha indicato l'app perché sulle colonnine non c'era indicato come pagare. Scarico l'app, faccio la registrazione col numero di telefono, non funziona. E alla fine insomma siamo riusciti a caricare 10 euro pagando con la Revolut, che è l'unica che funziona, e siamo riusciti a parcheggiare, o meglio a far sì, a parcheggiare eravamo già parcheggiati, a pagare adesso in automatico le ore che staremo lì. Casino ragazzi, però sono piccole difficoltà di quando viaggi e non conosci né lingua né il paese né usanze, ti sbatti e trovi una soluzione. Dopo tutta questa fatica ci siamo meritati uno spritz. Spritz, viva l'Italia! La faccia della pizza che ha portato qua di fianco è veramente bella, speriamo che sia anche buona. Dopo quanto tempo? 2 o 3 mesi. Sì, 3 mesi. Il cuoco è italiano, ci abbiamo chiacchierato fino adesso. Guardalo lì, un personaggio. Sta preparando la carbonara. Guarda che faccia da carbonara. Questa qui merita una menzione. La porchetta tonnata allo stile umbro. Voglio vederti che l'assaggi, perché il vitello tonnato è uno dei piatti preferiti di Mauri, quindi questo deve rimanere nella storia. Posso ricredermi che esiste un Dio ogni tanto. Sto per piangere una pizza, come si deve, una pizza. Guarda che roba. Lasciami nella mia intimità, per favore. Datterini rossi, datterini gialli, carciofi, no, tutta roba italiana. Se no, come cazzo si fa la cucina italiana? Buongiorno ragazzi, è successo. Un genio che ha parcheggiato qui. Diciamo che non è agevole l'uscita. Sto coi pantaloni pulendo sia la sua macchina che il nostro Bruto. Questo reportage di quello che succede ai turisti rimarrà nella storia. Siamo in pieno traffico di Tbilisi. Cominciamo la nostra esplorazione di Tbilisi da delle stradine pedonali dove si trova la Clock Tower, che forse è il punto più fotografato, come vedete, di tutta Tbilisi. Questa qua alle mie spalle è la torre che è ormai diventato anche il simbolo un attimino della città. L'artista Renzo Gabriazze l'ha costruita nel 2010 e si è ispirato un po' a tutto quello che è l'architettura qui della zona, dove ci sono pezzi crollati, pezzi storti, che realmente nella parte antica è così. Non so se per monito o per la serie dati una mossa che sennò crolla tutto o cosa. Comunque fatto sta che è diventato famoso per questo, ma è anche famoso perché all'interno di questa torre c'è l'orologio più piccolo del mondo. E adesso ve lo facciamo vedere. Ed è esattamente in questo punto. Però non è giusto! Vabbè, lascia stare, No! non stare a guardare il pelo nell'uomo, adesso non è giusto, che figura di merda. Adesso andiamo all'interno un pochino della parte antica per cercare di scoprirla, niente di più. Vediamo cosa troviamo. Qui alle mie spalle c'è l'ingresso a una chiesa ortodossa. Nella parte antica della città ci sono veramente tanti stili. Questo appunto è ortodosso.
una chiesa ortodossa del 1675. Qua alle mie spalle un tipico esempio di architettura coloniale. Tbilisi ha avuto anche influenze coloniali. Questa via in particolare è piena di localini molto belli, ovviamente wine bar, ristoranti, c'è un po' di tutto. Si vede che insomma è una bella zona di che ti pelano, ecco. E anche qua un tipico esempio di lavagna dove non capisci esattamente quello che mangi, ma soprattutto non capisci quanto paghi. Questo è il Ponte della Pace, uno dei ponti che attraversano il fiume Kura che divide la città di Tbilisi, ed è un ponte di vetro. Andiamo sopra a camminarci. Diciamo che questo ponte è molto panoramico, ma la cosa più fotografata è questo cane. Al momento si stanno facendo tutti i selfie con lui. Bello sdraiato che dorme, non gliene frega niente di nessuno. E comunque questo ponte è bello da vedere la parte sopra il vetro. Pensavamo ci fosse anche il pavimento, ma credo che non sentirete niente per il vento. Tira troppo vento qua sopra. Ma dalla tua barba si vede dalla tua barba. Sono ancora un casino di cose da vedere, però io ho fame, ma Mariana non si vuole fermare e mi porta a vedere ancora i bagni. Qui alle spalle è la cattedrale Sioni, ortodossa, anche loro hanno la stessa religione che in Armenia. E all'interno viene conservato un resto della croce di Nino, non so chi sia. San Nino. Non so chi sia comunque. È un santo. Sarà San Nino, comunque una croce, non lo so, una crocifisso anche loro, non lo so. C'è San Nino, o meglio un pezzo della croce di San Nino. Punto, basta. Stessa architettura ortodossa, stessa architettura dell'Armenia, uguale, preciso identico, cambia niente. Questa invece è la Georgia Designer Street. C'è moltissimo verde in queste stradine. Alcune volte sono proprio muri verticali di verde sui palazzi. Questa via alle mie spalle che abbiamo appena visto è quella adibita ai locali serali. Ci sono le shisha bar, musica, karaoke, ho letto di tutto, e praticamente stanno pulendo adesso le strade per preparare per stasera. Invece Mauri vuole andare a mettere la sua faccia qui dentro, in questo quadro, al posto di Giraffa. Alla fine del video vi metterò quale buco ho riempito. Questa è la zona dei bagni termali. Qua la città ha iniziato a vivere e da qui si è iniziata a sviluppare, perché hanno iniziato a costruire attorno a questi bagni termali, per la comodità, tutte le varie costruzioni. Si chiama Abano Tubani questo quartiere e all'epoca c'erano centinaia di bagni turchi. Oggi sono rimasti una decina, i più famosi sono diventati spa. Visto le temperature alte, sinceramente non so se le vado a provare. La maggior parte di questi bagni sono bagni pubblici dove uomini e donne devono entrare separati, ma invece adesso sono nate anche delle piccole spa, come diceva Mauri, in cui i nuovi bagni ti danno la possibilità di avere una specie di stanza privata dove la coppia può fare il massaggio, il bagno, lo scrub. No. Sai che se viene a fare lo scrub a me ci metti un mese, no? Comunque i più famosi di questi bagni sono i bagni orbeliani, che hanno una facciata tutta fatta in piastrelline tipo maioliche blu, si vede qua.
qua di fianco alle terme più famose del mondo abbiamo pure Moccia che ha rotto le palle pure qua. Altro che amore eterno. Ma dopo 6 mesi, 3 mesi o giù di lì, li levano perché si vedono, ti lasciano qualcuno vecchio per far vedere che c'è dei vecchi, e tanto hanno la stessa chiave tutti. Li aprono, li riverniciano e te li ridanno. Perché li vendono proprio qua sul ponte e li hanno offerti anche a noi, però sono sempre gli stessi riverniciati. Che tristezza. Qua siamo andati a mangiare i khinkali. Dicono che sono originali georgiani e non armeni. Devo dire una cosa, in Georgia stiamo trovando versioni con i funghi, con il formaggio, con misto formaggio funghi di patate. Sono di una bontà, almeno in questo posto dove siamo sono buonissimi. Questi sono i funghi. Il formaggio era spettacolare. Vi consiglio. È arrivato anche un momento lavanderia classico, però la differenza è che, vabbè, a parte che la signora ci ha aiutato a fare la lavatrice, ma poi ci ha detto che potevamo anche pagare tramite un'app. Allora, sto usando la Revolut, prima o poi mi dovrà pagare la Revolut per la pubblicità che gli faccio. Sto creando una carta virtuale che viene usata questa volta perché si brucia e sto praticamente dicendogli alla asciugatrice 3 di fare mezz'ora di temperatura già impostata. Pago, ho pagato. Vediamo se parte. Parte. Ah, ma devo essere comunque qua. Comunque devi dare il tuo ok, dai, sta. Buongiorno, qualcuno di voi mi ha commentato nei video che era preoccupato per le mie occhiaie, se stavo bene. Ecco, adesso saranno ancora peggio. No, sto benissimo. Il problema è che non si dorme. Dopo una partita degli europei c'è stato il delirio. La partita è finita, qua siamo 2 ore indietro, quindi è finita all'1 di notte, quindi è già tardi, ma uno va a dormire, no? All'1 di notte va bene, c'è un po' di casino perché sei in strada, ma dorme. No. Fino alle 7 del mattino, dove hanno trasmesso la partita qui in piazza, musica a palla da discoteca, ma a palla, cioè proprio come se tu fossi all'interno della discoteca, fino alle 7 del mattino, con la gente che urlava, ubriachi tutti quanti. Io in Europa una cosa del genere non sarebbe stata assolutamente permessa, polizia non esisteva. Quando poi alle 7 del mattino finalmente hanno smesso la musica e è iniziato ad andare via quei 4 pirla che sono rimasti, diciamo c'è stato sgommamenti vari alla Fast and Furious che sembrava di essere nel Congo. Vabbè ragazzi, questa mattinata si inizia così, con la mia lamentela perché ho 2 occhiaie e un sonno della Madonna. Adesso sono le 11. Sono riuscito a dormire un paio d'ore, vero? Dopo che ti hanno svegliato bussando. Esatto, perché poi anche quello mi sono riaddormentato. Un'ora dopo, 2 ubriachi mi hanno bussato perché ho detto non ho mai visto un camper così bello, vecchio, europeo. Grazie. E io volevo, ti giuro, ho fatto un sorriso ma non so neanche io come. Poi vabbè, quello di fianco che perdeva gas, un odore. Vabbè, insomma, se il bongiorno si vede dal mattino. 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 Tirate voi 2 righe. Adesso vi faccio vedere Marina che anche lei ha una bella faccia. E lei è già più riposata. Bene, allora oggi si era già deciso ieri di andare a visitare una parte della città che non abbiamo visto ieri. Non so con quale umore Mauri andrà, visto che ha sonno. Io sì, ho dormito poco, ma poi stamattina diciamo che questa musica rave mi aiutava a conciliare il sonno perché contavo le pecore e vedevo il pastore che ballava in un rave, lo vedevo nei miei sogni. Quindi sono abbastanza più riposata e adesso andiamo a vedere una parte che non abbiamo visto i giorni scorsi. Non sappiamo cosa ci riserverà questa giornata. 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 Mentre Marina sognava il pastore che ballava il rave, io sognavo, secondo me era più la voglia di avere una macete, un macete in mano e dargli così sui cavi dell'elettricità e spegnergli tutto. Questo è quello che mi è venuto in mente. Beh, non so se sognavo o se l'ho fatto veramente. Giusto per farvi vedere dove stiamo dormendo, un parcheggio enorme che da questo lato ha
un parco comunale. Abbiamo uno skate park. Dov'è che era il concerto? Ma lo vedi ancora, c'è il palco e tutto. Eccolo qua il posto maledetto. Deve essere un popolo che comunque è abituato a bere tante. Ieri sera, credetemi, quando sono uscito, perché io poi alle 5 del mattino mi sono rotto le balle, ho detto voglio vedere dove cazzo è sto posto, e sono venuto qua ed erano distrutti. E tutti questi ciringhiti che sono attorno danno da bere, birra, eccetera. Addirittura ieri nel supermercato abbiamo visto, da noi ci sono bottiglie da 33, da 50, da 1 litro, qua da 2 litri e mezzo, 2 litri e mezzo. E poi fusti da 30. È vero, li vendono al supermercato. Bella nottata, eh? Questo proprio vi fa capire quello che vi abbiamo raccontato adesso, che non era una stronzata, ecco. Ci siamo rifugiati nella piazzetta laterale perché davanti c'è una statale rumorosissima. La Avenida Rustaveli. Esatto. Viale Rustaveli, comunque un viale importantissimo e principale della città con molti palazzi storici. Bene, vediamo 2 cenni storici di questo teatro. È stato costruito nel 1851, quindi in piena dominio russo, e quindi l'architettura rispecchia proprio l'architettura tipica russa. La prima opera che è stata messa in scena proprio nel 1851 è stata un'opera italiana. Praticamente il pubblico è andato in visibilio. Come si chiama? È stata talmente importante questa esibizione proprio per la città, perché alzava quello che era il livello culturale del cittadino. Cosa è successo alla fine di questa rappresentazione della prima? Che hanno invitato tutti gli artisti, insomma tutti quelli del team del teatro e gli ospiti, quindi coloro che avevano visto la rappresentazione, a seguirli sulle sponde del fiume qua vicino. E che hanno fatto nelle sponde qua vicino? Mega party come stanotte. Si sono riuniti come stanotte, memore di quello che era questa prima, insomma, si sono messi su delle zattere che c'erano lì, non so se c'erano bar, ma suppongo di sì, e sono rimasti fino alla mattina, all'alba, a suonare, a cantare delle arie italiane, perché all'interno del team c'erano dei professionisti italiani e quindi hanno fatto, che so, il Rigoletto, hanno fatto questo, hanno fatto diverse opere italiane e musica locale. Quindi ce l'hanno proprio nel cuore, alle 7 del mattino. Caso vuole che siamo venuti oggi a scoprire questa storia qui davanti al teatro. Esatto, guardate le mie borse, Sidis e Conrad. Adesso andiamo a vedere una cosa che è vietato ai minori, voi non potete vedere, cioè voi, alcuni di voi, insomma mandate i bambini a letto, ecco. I minori adesso devono skippare questo capitolo. Ragazzi, volevamo farvi vedere questa splendida mela dell'amore. Che cosa ha di caratteristico? È che è una mela dove si può entrare e all'interno ci sono tutte le posizioni del Kama Sutra. Quindi era per questo che era vietato ai minore. Chi sfiga vuole è chiuso. Secondo me prima si poteva accedere perché è un'installazione all'esterno del Museo MoMA, che è esattamente qua in fianco, e adesso l'hanno incluso. Non abbiamo voglia di vedere il Museo MoMA, ma era giusto da questa curiosità perché era simpatica farvela vedere. E niente ragazzi, immaginatevi tutta la gente dentro in posizioni strane che si divertiva, ecco. Che poi si chiama Apple Love e io mi immaginavo una cosa carina, tipo i lucchetti dei ponti, una cosa sull'amore, così, no? È love love. È proprio love. Sono triste, deluso, affranto e rammaricato. Perché? Perché la funicolare non funziona. A detta loro sembra che ci siano dei problemi tecnici, forse verranno risolti. Insomma, una giornata che non sta girando proprio come volevamo. Non so se è vera sta cosa, ma però non ti dicono un orario, non ti dicono niente. Qua è pieno di turisti che aspettano, ma nessuno sa se si potrà salire o no.
Abbiamo deciso di desistere. Stiamo tornando al camper, cazzati neri, in una zona degradata e neanche l'ambasciata d'Italia ci vuole. Se passate davanti all'ambasciata d'Italia in una zona, ma non degradata di più, ve lo facciamo vedere. Ci sono sti palazzi qua. Sì. Tremendo. Guarda sto palazzo qua come crepato. Cioè, Sì, ma tutti, cioè, no, guarda. una schifezza. Non è spiegabile. No, ma è giusto che sia lì l'ambasciata d'Italia. Siamo di nuovo in strada. Voglio andare a trovare un posto in mezzo alle montagne, calmo, tranquillo, sereno. Solo io, il rumore degli uccellini che mi accompagnano verso Morfeo. C'ho un sonno. Poi oggi Marino mi ha fatto fare una scarpinata. Siamo arrivati là, abbiamo trovato chiuso. Io non voglio essere negativo, perché a noi piace tantissimo girare. Ma che porca miseria! Intanto le cose vanno nel verso sbagliato. Ero Marino. Sì. Già che sei stanco e più le cose non vanno, e non ne va una, e non ne vanno due, non ne vanno tre, alla fine dici: ascolta, se me ne devo andare dimmelo. Adesso ci dirigiamo verso Le montagne. non altissime, perché non vogliamo guidare troppo né fare troppe salite, Un'oretta di strada e via. e via. Sapete una particolarità di questa città? Tutto il vialone che abbiamo fatto prima a piedi, che è bello grosso, che stiamo adesso rifacendo con il camper, non ha un passaggio pedonale. Cosa vuol dire? Che noi poveri pedoni, in questo caso non più, non sapevamo come attraversare, quindi abbiamo attraversato correndo, facendo lo slalom fra le macchine, e ci siamo pure presi il cazzetto dalla polizia. Invece la seconda volta che dovevamo attraversare abbiamo fatto 2 chilometri in più del viale, perché la via la vedevamo ma non si poteva, c'era proprio anche una aiuola in mezzo. Poi finalmente abbiamo scoperto che c'era un sottopassaggio. Sì, ma in fondo anche, quindi c'è. Quello basta. È stata veramente una mattinata complicata, a parte che non è bicicletta friendly, perché ieri veramente è stato difficilissimo anche in bici e oggi è stato difficile a piedi, poi guidano veramente male. Sì, aspetta un attimo, cazzo. Troia! Aspetta, mi sono venuti addosso. Aspetta un attimo, ragazzi. Troia! Io ho tutte le telecamere che hanno ripreso tutto. Amico Mario, riprendi la tavola. Non vuole chiamare la polizia la signora. Praticamente noi stavamo venendo da questa strada e la signora non ha rispettato lo stop e ci ha preso in pieno. Ci ha preso in pieno lì, ci ha preso in pieno. Il problema è che noi, cioè una botta così del genere qua di fianco, succede che abbiamo la fiancata aperta. Abbiamo la fiancata aperta adesso. Pattuglia che si è fermata, probabilmente si è fermata perché passava, perché la signora non voleva neanche telefonargli. E niente, mi hanno fatto segno di non riprendere. Quindi figurati, andiamo bene. Ha detto ok. A noi, che siamo in ragione. La signora pure la doppia striscia continua stava superando. Comunque, oggi avevamo mangiato una roba veloce per strada e bevuto acqua, quindi zero. Dimmi? Assicurazione. Ragazzi, non ci potete credere, abbiamo parlato, vabbè, con la nostra assicurazione perché ci dicono di telefonargli, poi anche volevano chiamare il traduttore ma il traduttore non viene, quindi ci stiamo arrangiando con Google. La signora parla un po' di italiano, abbastanza bene tra l'altro, però ogni tanto parla, ogni tanto no. Ha voluto chiamare lei la nostra assicurazione dicendo di chiedere alla nostra assicurazione il risarcimento. La nostra assicurazione dice: noi siamo un'assicurazione che risarcisce le terze parti, quindi se non hai causato tu il danno non c'entriamo niente, devi chiamare l'altra assicurazione. A questo punto davanti al poliziotto la signora dice: no, io non ce l'ho un'assicurazione. Non so come funzioni qui in Georgia, però la signora non è assicurata, non so se è obbligatorio, non so. Ve l'abbiamo detto prima che guidano di merda, cioè neanche se ha la patente.
Doğru? Anuran de Hashimi Dian. 15 km. In città bisogna tornare. Sì, è questo qua. Non è lontano. Che speciale. Se le perdiamo, perché noi andiamo piano, non facciamo andargli dietro. Quello, aspetta questo. Che fa? Aspetta signore, quando guarda, quando sono di voi, che deve fare? Abbiamo dovuto seguirla perché ci porta dall'amico del cugino carrozziere, che sicuramente avrà già in mente un prezzo da dirci ridicolo. Ah, e la polizia è andata via. Guardate che meccanici, guarda che meccanici. Divertiamo questo, Sono scesi, l'amico non c'è. Non No, so che non può farlo. non può farlo, non so No? con chi sono stati al telefono fino adesso. Gli avrò detto tu prova, poi vediamo com'è il mezzo, ma non sono assolutamente esperti in camper, fanno delle riparazioni piccoline questi. Quindi ha detto proviamo da un altro. Mo li seguiamo di nuovo. Danni dei soldi, andiamo fuori dei coglioni, basta. Sembrava una giornata finita male e invece abbiamo trovato un posto di gente carina che ci ospita per dormire, solo che Mauro deve fare una discesa del 20%. Ok. Tutto ok? Ehi! Oggi il buongiorno ve lo dà lui! Ciao! Ciao! Ha un occhio un po' sguercio ma è simpatico. Anch'io. Un po' come te, sì. Abbiamo questa bella visuale questa mattina, lui compreso. Bruto è qui. Ferito. Ecco dove siamo questa notte. Ma dove siamo? Dove siamo? Siamo qua. No, un bel posto, sono due viaggiatori che hanno sempre viaggiato un overlander e dopo il 2021 hanno deciso di fermarsi perché post pandemia non sapevano bene dove andare e niente, sono fermati qua per un po' e ospitano gli overlander, osservano la gente che viaggia, quindi lo trovate su Park4Night. Perché siamo venuti qui in questo posto? Adesso vi spiego un attimino che cosa è successo ieri. Ieri avete sentito commenti a caldo di Marina e vi faccio un attimino il riassunto, anche perché è meglio che lo faccio adesso e non ieri. Situazione veramente strana e soprattutto ci tengo a dire particolare, capitano sempre solo a noi, perché poteva andare sicuramente differente, sia in positivo che in negativo. Ieri cosa è successo? Eravamo su una statale, due corsie per ogni senso di marcia, quindi due che andavano, due che venivano. Io ero nella corsia centrale che stavo superando un camion che andava piano, 30 all'ora. Questo camion si è fermato, ha deciso di far passare una macchina. Quando stavo passando io, la macchina praticamente mi è venuta addosso e mi ha preso da metà furgone
fino in coda. Non è stato un impatto forte, però è un impatto che comunque ha fatto dei danni. Oggi l'idea è quella di smontare e vedere che danni mi ha fatto. Perché non lo faccio fare? Per un semplice motivo, perché abbiamo scoperto che praticamente l'assicurazione qua è solo obbligatoria per i turisti, per gli stranieri. A loro non hanno l'obbligo di avere un'assicurazione. Quando tu hai un incidente qua, che cosa succede? O vi mettete d'accordo le due parti, oppure la polizia, se è intervenuta come io ho chiamato, cosa fa? Sequestra tutti e due i mezzi, li porta in un garage comunale, diciamo così, e va tutto a giudizio del giudice. Quindi puoi aspettare mesi, ok? E tu, straniero, non puoi lasciare il paese, quindi devi risiedere qua, e aspetti il giudizio. Praticamente è un modo per il governo di scaricarsi questi problemi, o eventualmente intervenire quando ci sono dei morti in mezzo. Io a questa signora gli ho detto, mi devi dare dei soldi. Il poliziotto ci ha suggerito di andare presso un centro, chiamiamo un meccanico, diciamo così, per far valutare il danno, per poter trovare una soluzione. Il problema è che la signora mi ha detto, io non ho soldi. Io ho detto, ok, e non ho neanche l'assicurazione. Ottimo! Quindi senza soldi, senza assicurazione, ho già capito come va a finire. Però ho detto, tu mi devi dare soldi. No, ti porto da mio cugino, mio amico, mio non lo so, a fare la riparazione. Io voglio che tu vai via con il coso riparato. Ho detto, a prescindere che ci vanno settimane e io dovrei anche viaggiare. Deve essere uno bravo che è capace di riparare, perché deve cercare di recuperare il più possibile i pezzi vecchi, perché non li trovi in giro. E costa un botto. Ma costa un botto proprio farlo in termini di tempo. E anche di manualità, perché magari ci vuole qualche artigiano che è capace a ribattere la modanatura. Magari qua artigiani ci sono anche, non lo so. Ho detto, comunque è difficile che riesci a farlo qua, perché anche trovare qualcuno che lavora l'alluminio non è semplice. No, andiamo. Okay. È venuto suo cugino, mio cugino, che ha deciso di accompagnarci da qualche meccanico, quindi abbiamo poi per un certo periodo seguito queste due macchine, il cugino davanti, lei dietro, che metteva la freccia a sinistra quando doveva girare a destra. È stato un incubo. A un certo punto ci siamo trovati a seguire il cugino e lei aveva svoltato in un benzinaio, aveva sbagliato veramente alla guida tremenda, poteva forse anche non avere la patente. Non lo so, ma a questo punto, fra parentesi, i poliziotti proprio se ne fregano assolutamente. Per loro, diciamo, trovate un accordo, se non avevano voglia di scriverglielo, di rompersi le balle con noi, capito? Io ho anche chiesto, dammi un numero di protocollo, una copia di quello che hai scritto. Niente, devi andare al comando generale, cioè. Senza numero di protocollo, senza i dati della signora, dovremmo andare a un comando a dire che abbiamo avuto un incidente ieri e vedere se esiste il protocollo con la nostra targa, che è l'unica cosa che sappiamo. Una cosa assurda. Comunque la polizia a un certo punto se n'è andata, perché secondo loro avevamo raggiunto l'accordo di andare da un meccanico a farcela valutare. Allucinante. Comunque, detto questo, siamo arrivati dal primo meccanico, l'ha guardato e fa, no, io le mani sopra questo non ce lo metto, no, io non posso farti neanche un preventivo. Io ho detto, io voglio un preventivo. Voglio sapere, costa 1.000, 10.000 nella vostra cacchio di moneta, datemi un prezzo. Ma non c'è nessuno che mi dà un prezzo. Andiamo da un terzo, arrivano 27.000 meccanici anche qua. Chi voleva smontare, dicevo, non smonti nulla, prima mi dici cosa devi fare, e nessuno riusciva. Dice, no, ma neanche noi lavoriamo. Io faccio, ho capito, ma riuscite a darmi un prezzo? Io ho detto, te lo metti a posto con 300 lari, che sono 100 euro. Io ho detto, 100 euro non lo guardi neanche questo qua. E io ho detto, ok, fallo tu. Si è messo a ridere. Insomma, mi sentivo veramente preso per il quarto d'ora che uno diceva, tira, no. Io ho detto, ragazzi, basta, mi sono un po' arrabbiato perché la gente mi stava iniziando a prendere per il culo. Parlavano tra di loro in georgiano con la signora, poi ridevano tra di loro, se ne andavano, ci hanno proprio preso in giro. È stato proprio, siamo stati lì un'ora, proprio ci siamo sentiti proprio veramente dei pesci. Esatto, e lì siccome non puoi fare nulla per la lingua, non puoi fare nulla perché a questo punto devo dire la legge qui protegge il delinquente. La signora diceva no perché si tirava fuori Dio. Io, vabbè, lasciamo stare, che a questo punto gli ho detto, ascolta, hai tempo 48 ore per trovare i soldi. Se non trovi i soldi 48 ore, io ti mangio la casa con un legale. Non lo farò mai, ovviamente, ma non lo farò perché mi costerebbe di più, perché se fossero altre situazioni probabilmente lo farei anche. Io che mandarla a cagare non ho potuto fare. Adesso questa per 48 ore forse penserà che qualcosa farò, ma secondo me ha già capito che va bene così. E quindi niente, adesso ragazzi mi smonto i pezzi che ci sono lì, cerco di raddrizzarli. Alla fine della giornata abbiamo deciso di venire in questo posto che è una casa di privati che ospitano i viaggiatori gratis. Se vuoi ci sono dei servizi a pagamento tipo lavatrice, birre, insomma
delle cose così, e almeno siamo in un posto, a parte fresco, perché siamo in montagna, veramente, e poi insomma abbiamo un minimo di aiuto e di supporto anche psicologico. Ieri sera ci siamo sfogati con loro, perché siamo arrivati da una giornata, come ben sapete, veramente nera. Niente, oggi cosa faccio? Cerco di smontare e di vedere un attimino i danni che ci sono. Non sembra avere danni strutturali, l'unica cosa, c'è un supporto che serviva per alzare con un vecchio camper, che è l'unica cosa che in teoria mi preoccupa un po' di più. La parte della parete non sembra essersi spostata, non ho strumenti per misurarlo, però sembrerebbe così. Un'altra cosa è che c'è un bello squarcio nell'alluminio, insomma cercherò di trovare una soluzione. Un taccone. Sì, è un taccone, perché non entri acqua. Poi ho detto sarebbe da riverniciare, No, ma chi non è se un ne problema. E poi il mio copriruota, con la fatica da trovare sti copriruota. Meno male che non mi ha spostato l'asse, me lo sembra in asse a vederlo così. E così purtroppo viaggiando succedono anche queste cose, viaggi in paesi stranieri dove in Europa su questi aspetti siamo fra virgolette protetti, paghiamo dell'assicurazione tutti, abbiamo l'obbligo, e comunque ipotesi in Italia, se ricordo bene, per incidenti dove magari scappi al colpevole ci sono delle assicurazioni che coprono. Consiglio una bella casco, so che costa tanto, però In un paese come questo, ora che sappiamo che la gente non è obbligata ad avere un'assicurazione, sarebbe stato meglio stipularne un'altra che avesse, esatto, che avesse una sorta di casco, ok? A saperlo. Ve lo stiamo dicendo, almeno voi lo sapete, beati voi. è arrivata la padrona di casa. Facciamo un secondo caffè, C'è un bel caffettino e poi dopo lavoriamo. Inizio a smontare a vedere. Mi sa che staremo qua qualche giorno, Sì, anche perché ho proprio voglia. Esatto, ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. Intanto si lavorerà comodi, quindi si lavora seduti. E la prima cosa che dovrò fare, adesso ve la faccio vedere. Qua c'è stato il primo impatto che ha proseguito, perché io sono andato avanti e lei è venuta avanti, ha toccato il cerchione lì e poi si è infilata qui sotto, stortandomi questo gancio per finire lì. Quindi leverò tutto questo fascione che è rivettato e avvitato e guardo intanto i danni che ci sono sotto. L'unica cosa che posso fare è smontare, cercare di raddrizzare e riutilizzare queste modanature che non so neanche se si riescono ancora a trovare in giro. Però vabbè, è un danno estetico che vabbè, insomma, chi se ne frega, ecco, brutto fuori l'avevo sempre voluto avere, ecco, adesso è ancora un po' più brutto. Alle ferite di guerra. Andiamo, dai, procediamo. Abbiamo già il primo problema, un vite è praticamente rimasta dentro. Quello che devo fare adesso, siccome qua ci sono dei rivetti, che sono mezzi staccati, ok, vedere di staccarli. Stessa tecnica dell'altra volta per la serratura, faccio saltare il rivetto consumandolo. Come prima parte, dove c'è stato il primo impatto, ha stortato questa parte qua, che vabbè, con un martello si dovrebbe riuscire a raddrizzare. Non mi ha aperto l'alluminio, per adesso sembra a posto. Poi la guarderò bene sotto, ma non ha spaccato tutto. Questo è tutto rotto. Sì. Quello è l'impatto, ha rotto la vite. Sì, ha rotto la vite proprio lì. Vabbè, Il mio copriruota spiaccicato. Questo è il pezzo peggiore forse. Cosa c'ha l'ultimo? Diciamo che la struttura sembra solida, sana. Non ha toccato i due longheroni, quindi dove c'è attaccata anche la balestra sembra tutto sano. Il pezzo che avevo fatto rifare qua è a posto. L'unica cosa è questo qua che alla fine è una copertura come se fosse una specie di paraurti, ok? Niente di... cioè non è strutturale e non ha nessuna funzione di sostenimento. Però è storto, quindi con le mazzette che io adesso non ho, dovrò chiedere al signore se gentilmente me ne presta una, sperando che ce l'abbia, sarà da raddrizzare. Vabbè dai, insomma, non ci sono danni strutturali, che va già bene, che non mi ha stortato cose sotto. Chi vi sembra? Thor. Ecco il nostro Thor con la mazza. Ok, è a posto. Con un peso, cioè il mio piede, stiamo ribattendo Comunque l'ho già raddrizzato parecchio. qua rientra ancora lo so. parecchio. Una cosa per volta. Sfruttiamo questo sasso come pavimento di appoggio duro.
Fammi mettere nella posizione di vista. Porca, ma è dritto. Sì. Non è drittissimissimo, però Forse qui magari puoi battere ancora un pelo. Ma cioè, questo era tutto dentro. Vabbè dai, c'è ancora perfezioni che non vado a togliere perché comunque sarebbe da rimettere in dima sta roba, non so come si può fare. Però insomma, sicuramente non sulle pietre, no, con un ferro. Sì, con una mazzetta e basta, che è l'unica cosa che ho. Però vabbè, sono già contento del lavoro ottenuto, nel senso che ho recuperato questo e adesso vado a prendere l'altro, cerchiamo di riuscire a tirarlo più o meno dritto come questo, e poi brutto, tanto è brutto, quindi un pezzo in più, una cicatrice. Faccio vedere l'altra parte che devo raddrizzare, che è la più dritta rispetto all'altra. So se riuscite a capire. Sì. Vedere? Ma più o meno. Sì, da questo lato qui dove devi evitarlo è più dritto. La parte sotto, sì. Guarda, se vuoi puoi dargli ancora un po' qua. Sì, c'è una staffa da mettere a posto. Ho preparato la solita insalata del mezzogiorno. È inutile che guardi, non te lo diamo da mangiare. Io cercando questo signore che domani lui aspetta noi. Ok, ho capito. Ascolta, te lo dico in maniera molto tranquilla. Usa quei soldi lì per comprarti un'assicurazione per la tua macchina. Il mio problema lo risolvo io personalmente. Amici come prima, ma fammi solo questo favore. Comprati un'assicurazione. Ok? Perché un domani che ti succede qualcosa, prendi uno sotto in bicicletta, tu non ti asciughi più le lacrime. Hai capito cosa ho detto? L'hai capito? Sì. Io non ti chiamerò più e non mi vedrai più, non ti denuncio, non faccio nulla, ma usa questi soldi bene, perché se no il karma ti torna indietro. Sono inutile che mi dici il Dio, perché il Dio punisce anche. Qua, io spero che la vita ti sorrida e ti dia più soldi di quello che ne hai bisogno, ok? Però fammi un favore, usa questi pochi soldi che hai per comprare un'assicurazione. Fai solo quello, aggiusta la tua macchina e continua a lavorare. Poi, se nella vita avrai fortuna e un domani diventerai milionaria, mi offrirai un caffè, ok? Grazie. Buona fortuna. Ciao Nana. Forse è meglio che spieghi, altrimenti sembra che ti stai facendo delle birre di prima mattina. L'ho fatta ieri sera. Ma è solo per riparare il camper, niente di che. Intanto sto tagliando delle lattine di birra, perché allora, essendo le pareti fatte di alluminio, io ho bisogno di mettere lo stesso materiale, anche perché già l'alluminio qua in contatto con la barra d'acciaio sotto si era già insomma rovinata, perché due materiali così si corrodono. Quindi cercherò anche di riparare questo danno, che è un difetto dell'Heimer perché non ha messo un isolante nel mezzo, ma va bene comunque. Quindi voglio utilizzare dell'alluminio, in giro qua non l'ho trovato. Idea! Mi è venuto in mente che cos'è che abbiamo in alluminio? Le lattine, che sono morbide, si riescono abbastanza a diciamo così plasmare, ma sono troppo fini, e allora cosa faccio? Le taglio, le faccio doppie, ok, quindi do un pochino più di spessore, le incollerò fra loro con una specie di Sikaflex che ho trovato qua, che è molto buono, mi hanno detto anche un signore qua che lo utilizza, che è un overlander, mi ha detto uguale al Sikaflex, per dargli un pochino di struttura. Dopodiché lo infilerò qui sotto, da qua praticamente, per farvi capire, perché vedete qua che è rotto, praticamente arriverò così a metà. Mettendo Sikaflex dentro, che comunque incolla, pulendo ovviamente bene, riesco a creare isolamento della ferro sotto e a unire i due pezzi. Quindi non ho all'interno, in teoria non dovrei avere poi acqua che entra all'interno. È comunque basso, ma non lo voglio comunque avere. Dopodiché rimetterò il fascione e silicono sopra, quindi questo mi va a rinforzare la struttura. Il silicone, quindi il Sikaflex, me lo rende più rigido e incolla, e il fascione sopra mi dovrebbe bloccare tutto. Per assurdo non si dovrebbe neanche vedere il danno, perché l'apertura è proprio dove poi io andrò a siliconare. Oltretutto le pareti sono già fatte a sandwich,
e scollate negli anni, quindi non è che ci sia una grossissima differenza. Intanto io avevo steso pensando che la giornata fosse come ieri, invece oggi stanotte ha piovuto alla grande, tutto bagnato per terra e lui viene a controllare i lavori. Ho fatto casino stanotte, tu. Sto pulendo la fiancata, ho raddrizzato tutto sotto, non che fosse stortissimo, però comunque la raddrizzata ci andava. Ho pulito, adesso sto provando un attimino i pezzi, dopodiché inizio a fare il puzzle, nel senso inizio a mettere più che altro la copertura qui sotto, che è quella che mi preoccupa di più. Preoccupa relativamente perché è un passaruota, quindi lì non ci sono problemi di infiltrazione, ma per sicurezza mia voglio chiuderlo bene. Poi cercherò di rimontarlo. Più che altro che scusami, questo era avvitato da qualche... Ma hai messo su un silicone adesso? Sì. Mannaggia a te. A me. Poi? Mi lavi l'alluminio? E mi passi un pezzo di carta? Mi sembra di tornare indietro di 2 anni, quando stavamo camperizzando Bruto. Chi ci segue da allora se lo ricorderà. Questa parte qua, che era quella aperta, adesso sotto c'è questo alluminio, che sono quelli delle lattine che ho fatto doppio, ho incollato fra di loro e adesso ho incollato fra la struttura in ferro e la parete in alluminio, infilandogli in mezzo questo pezzo. Per adesso lo tengo fermo così, giusto perché diciamo si indurisca un pochino, e dopodiché gli metto la sua barra che lo schiaccia contro. Mi rimane sigillato, comunque è un lavoro fatto bene perché mi evita comunque le infiltrazioni di acqua. Sono un po' stanco, però soddisfatto perché l'abbiamo riparato e niente, insomma abbiamo fissato. Ovviamente non è bellissimo da vedere, non è dritto. La siliconatura l'ho fatta col dito così, come si suol dire, senza mettere carta né finiture varie. Vedere le mani. Però vabbè, devo ancora mettere poi la guarnizione in plastica, quella sua vecchia antica che ho recuperato dall'incidente, però la devo mettere quando poi è tutto asciutto. Cosa che mi premeva di più era evitare le infiltrazioni qua. Ho messo sotto tutto l'alluminio, come avete visto, chiuso, quindi è tutto bello sigillato, sia sotto che sopra, quindi non è bello, ma alla fine chi se ne frega, ecco. Diciamo che l'importante è che funzioni. E quindi niente, adesso vado a farmi la doccia, poi mangiamo qualcosa, stasera ci rilassiamo un attimo e poi vediamo se domani partire o se fermarci ancora un giorno, che abbiamo un po' di lavoretti da fare. Bellissimo! Ragazzi, questo è il ponte della... Cos'è che era? Andiamo bene! Di sto cazzo! Della pace, della liberazione, non mi ricordo più! Il ponte della pace. Allora, la statua che sembra Mother Armenia, ma non so che cos'è, quindi non ve lo dirò. È una funicolare che porta su a vedere quello che non so. Sopra c'è l'arrivo della funivia e da lì in poi ci sono 2 piste nere che scendono e arrivano fino a valle a Cervinia, fino sotto, diciamo, gli impianti. Ci credete, eh? Dai, sto scherzando. Che poi la chiamano Apple Love e io mi immaginavo una cosa carina. Oh, ma che caso! Sto bestemmiando. Solito sono io.